Naviganti del hobby, bentornati sul canale. Questa è chiaramente una puntata particolarmente speciale perché mi accingo a dipingere Titus con voi e quindi non è il solito tutorial su un Ultramarine qualsiasi, è il protagonista di Space Marine 2 del videogioco che ormai sta imperversando. Ho tale altre scaricato degli spezzoni che mi serviranno come parametro, ma ovviamente lo faremo molto invecchiato, molto grindark per, scusatemi, mantenerlo diciamo vicino al Terminator che abbiamo visto nelle ultime puntate. Quindi il tutorial sarà più o meno quello, però questa volta partendo da un primer nero vi faccio vedere la prima parte soprattutto, e quindi vediamo se devo dividere a spezzoni le puntate, ma comunque bene o male vedrete che in poco troveremo Titus dipinto e meraviglioso. Subito dopo la sigla. Ragazzi, come prima cosa ci guardiamo un po' la miniatura, giriamo la miniatura e cerchiamo di capire com'è la posa, perché adesso dobbiamo fare con l'aerografo una base volumetrica di luce, quindi volumetrica, che non è zenitale, cioè non proviene dall'alto, e vediamolo così, non proviene da qua la luce, ma sarà volumetrica, quindi andremo a fare per esempio il gambale qui di fronte, e qui al lato e qui dentro rimarrà più scuro, il gambale di fronte di qua e lato rimarranno scuri, quindi dietro e dietro, una diagonale qui che andrà sopra la spalla, la sua spalla destra e sul praticamente metà del suo jackpack dietro, l'altra spalla verrà colpita leggermente sopra e poi un'altra diagonale colpirà qui, quindi faremo in modo di non prendere la faccia abbastanza, e poi vediamo le braccia qua dietro, ma in modo tale che in poche parole sembri che il metallo dell'armatura, del plastacciaio, stia riflettendo la luce, rifrangendola praticamente un po' da una parte e un po' dall'altra, e questo dovrebbe darci un po' di sensazione di appunto volumetria della luce. L'altra cosa è che volevo tantissimo farvi vedere come fare, ma lo faremo in una puntata a parte, i danni all'armatura reali, quindi proprio con il trapanino piuttosto che per esempio il taglierino, e piuttosto che addirittura un spillo rovente per fare i colpi di pistola, vengono incredibili, e quindi praticamente vi farò vedere in una puntata a parte come fare gli scratch, perché qui li abbiamo già. Se guardate in questo punto della sua armatura, sotto per esempio il gambale, lo scratch c'è già, è già praticamente identico. Allora, prima di cominciare con il colore, che sarà per cominciare aerografo col bianco Liquitex, quindi il bianco lo daremo con un inchiostro, potete utilizzare, se non avete il Liquitex, qualcosa come un Army Painter, quindi prendete un bianco per esempio Air dell'Army Painter e va benissimo, altrimenti se siete così skillati da saper diluire nell'aerografo con il thinner il colore, potete tranquillamente andare con quello. Importante che ci sia un bianco abbastanza coprente, perché con una mano e a malapena dobbiamo riuscire a fare tutto. Altra cosa, quindi prima di cominciare vi faccio vedere uno spezzone dal videogame dove ho preso esattamente tutta l'armatura di Titus e vedete che è praticamente identica. A tra poco. Avete visto che infatti è molto simile e già è abbastanza invecchiato quello del videogame. Ora vediamo un pochino, ho messo il bianco della Liquitex, vediamo cosa salta fuori. Partiamo dal gambale dove andremo a fare questa cosa qua, poi andiamo qui sotto il braccio, andiamo nell'altro gambale
e in diagonale saliamo. Ovviamente più apro la duse meglio è, e come vedete anche l'elmo l'ho fatto solo da un lato e dall'altro. Cercate di fare questa cosa qua per l'appunto, quindi qui per esempio una diagonale e quindi sotto di qua, dietro la mano e poi direi questa parte qua, la mano qua sopra e leggermente qua sotto. Potete dare un po' di bianco e dare praticamente un po' di grigio, nel senso che date meno bianco e avete questa sensazione qua, no? Adesso cominciate a rafforzare i punti che avete fatto prima, quindi ripassate col bianco e date un po' più di forza e sfumate leggermente i lati in modo tale che sembrino praticamente grigi, e martellate di più il bianco nelle zone in cui volete che diventi proprio bianco. Ed ecco qua. Bene, direi che ce l'abbiamo quasi. Ancora un pochino qua dietro, non esageriamo, e soprattutto sempre gli stessi punti in modo tale che non ci sia la paura, diciamo, di andare a coprire i punti che non volevamo coprire. Perfetto, adesso lavo e ci vediamo fra un attimo. Secondo colore che voglio che prendiate, questa volta invece vi dico proprio i nomi dei colori da utilizzare, è il Contrast Frost Heart. Questo è un azzurro molto chiaro che però ci dà già un calore diverso per quando poi useremo il blu più scuro, e andiamo praticamente a coprire tutta la miniatura. Quindi partiamo dall'elmo, così vediamo che cosa succede, e vedete che le parti nere diventano scure e rimangono scure, le parti chiare invece, come vedete, diventano praticamente più illuminate. Ve lo faccio vedere da qua. Quindi partiamo con lui, cercate di andarci leggeri, non andate troppo pesante, e cercate di ricoprire tutta l'armatura, anche le parti che avete lasciato più scure. Ovviamente la faccia la terremo per ultima, in modo tale che anche se ora ci andiamo sopra per sbaglio non è un problema. Ovviamente adesso dove voi tornate sapete che andate a rafforzare il colore, quindi occhio, per esempio qui bisogna levarlo il colore, dopo rimarrà così, e poi andiamo a rinforzare le parti che ci interessano dietro. Ok, adesso abbiamo, mi dispiace che c'è un po' di sole che entra dalla finestra, che può sembrare un vantaggio ma in realtà per le riprese non lo è un granché. Comunque vedete che adesso praticamente il nostro Titus è tutto azzurro, per così dire, no? Andiamo a colpire anche gli ultimi pezzi che non ci sembrano colpiti dal blu, quindi mi raccomando anche sotto andate a prendervi tutti i pezzi, eccoli là. Ok, questo è un colore molto forte e che lascia veramente delle belle sfumature insieme al nero. Adesso andremo a prendere un altro colore che è il Contrast Talassar blu, ok? Quindi preparatevi che adesso facciamo le ombre. Il Talassar blu è molto scuro e ci servirà per andare in tutte le zone nere che abbiamo già, perché praticamente grazie alla prima campitura di bianco abbiamo già i riferimenti, e andremo a ribadirle e a sovrapporle all'azzurro, che così ci darà una sfumatura più blu. Vedete anche l'elmo di qua
e dietro, no? Allora, altra cosa importante volevo dirvi, mi raccomando, il colore non serve veramente che ne mettete tanto all'interno dell'aerografo, quindi ricordatevi di usare parsimonia, perché il colore costa, è un contrast, però ne basta veramente poco. Partiamo sempre dall'elmo e diamo il blu alla parte sinistra e il blu nella parte destra, e vedete che viene fuori subito il nostro elmo con l'ombra. Poi andiamo nella parte dietro del gambale e andiamo a dare colore a tutte le parti del gambale che ci sembravano nere prima. Per esempio qui vedete che vado piano, nel senso che apro poco la duse per non rischiare di avere troppo colore subito, per capire dove andare a semmai intervenire dopo, con molta calma. Questo veramente va fatto con calma. Aprite piano la duse e andate a vedervi tutte le zone che vi interessano. Poi potete marcare e sovrapporre. Marcare significa aprire di più la duse, e invece sovrapporre significa con calma andare a fare dei piccoli interventi di sovrapposizione. Scusate che a volte esco dalla telecamera, abbiate pazienza, ho bisogno di vederlo e a volte me lo tiro dietro, scusatemi. Allora, eccolo qua, andiamo anche qua sotto, eccolo là. Ok. E ok, direi che ci siamo. Abbiamo adesso due sfumature della nostra armatura, ok? Laviamo quindi il pennello e scusatemi l'airbrush, e poi andiamo a fare. Abbiamo messo invece il nostro inchiostro Liquitex, che è ancora più scuro volendo del Talassar, ma in realtà, siccome è più traslucido, ci permette di andare sopra entrambi i colori per dare una omogeneità, se si può dire così, a tutta l'armatura. E guardate, partiamo sempre dalle parti scure in modo tale che non esageriamo. Se volete, qui potete andare sopra anche un pochino alla parte che vi interessava di più fare più chiara, e in questo modo qui avete mescolato praticamente i due colori precedenti. Guardate, poi qua la parte scura, qua la parte scura, qua dietro anche. L'elmo, il Liquitex è un colore veramente fantastico perché è super trasparente e ci dà queste sfumature che vedete qui. Adesso potete andare tranquillamente leggermente sopra e vi dà praticamente, ma proprio leggermente, adesso che dovete aprire poco la duse e lasciare che ci sia leggermente una campitura generale che va a coprire leggermente. A questo punto avete il vostro ultramarine ultimato veramente con tutta la sfumatura. Ora mi spiace che in telecamera si vede male, dico la verità, lo vedo meglio dal vivo perché c'è il sole che entra dalla finestra e vedete poco la luce ad arco, ma diciamo che, vediamo se così avvicinandolo si riesce un po' a vedere. Vedete le sfumature che in questo momento stanno venendo fuori? Guardate come cambia, no? Come cambia praticamente da parte a parte. Questa è, la luminosità volumetrica che volevamo dare alla luce che gioca intorno all'armatura. A questo punto quello che dobbiamo fare è cominciare, quando è asciutto, a fare i nostri highlight, e dopo gli highlight faremo le varie, i vari invecchiamenti tipo weathering, per arrivare finalmente ad avere un'armatura quasi terminata. Ci vediamo fra poco. Parentesi interessante: se tornate indietro nelle varie recensioni unboxing,
ho messo la recensione della nuova wet palette della Game Envy, ok? Che era arrivata poco tempo fa, se vi ricordate. Allora, vi avevo detto che chiudevo e che, siccome vedevo il silicone molto forte sulle guarnizioni, volevo vedere se dopo settimane avrei trovato ancora l'acqua e l'umidità. Guardate, il colore è ancora completamente bagnato, quasi, la membrana è bagnata e così anche ovviamente sotto la spugna, e quindi è incredibile, non puzza assolutamente, devo dire la verità. Super wet palette, questa è veramente gran wet palette. Allora, adesso, per non confonderci con quel nero e con quel bianco, intanto vado a levarmi via questi perché potrebbero rompere veramente le scatole. Poi ci scegliamo un pennello che non sia troppo grosso e iniziamo a fare gli highlight. In questo caso io andrei a prendermi, visto che ce l'ho qui davanti da un po', il knife della B&B, ok? Ci sono gli Heavy Lies nuovi e quindi questo qui è un numero 2 del B&B, ok? Andiamo a prenderci il nostro pennello, a fare la punta del pennello e cominciamo a lavorare il nostro bel Titus. Dunque, la prima cosa che dobbiamo fare è cominciare a fare gli highlight. Allora, per gli highlight abbiamo vari blu, ma io mi concentrerò su un blu chiaro che è un Air della Warpaints, quindi di Army Painter. Si chiama Stonewolf, si usa normalmente, ovviamente dal nome stesso, per i lupi siderali, ma è molto comodo per fare gli highlight perché è veramente molto chiaro. Prima di fare questo però andrei a cercare una via di mezzo e quindi vi faccio vedere fra un attimo che cosa utilizziamo. Vediamo un po'. Userò quindi per l'occasione un bel Alpha Blue. L'Alpha Blue è un Warpaints acrilico, ovviamente, è uno della nuova gamma, ok? Vado a prendermi un po' di questo Alpha Blue e vi faccio vedere. Dunque, siccome lo Stormwolf è ancora più chiaro, quello che possiamo fare con l'Alpha Blue è iniziare a fare le prime luci che, anche se ci vengono un po' grossolane, ma intendo non più di così, ecco, possiamo dopo andare a perfezionarle ancora di più con lo Stormwolf, che è ancora più alto. Vi ricordo che, siccome andremo ad invecchiarlo, ovviamente chi non vuole sia preciso. Chi non vuole, quindi vuole invecchiarlo, arrivare fino alla fine col weathering pesante, sa che poi tutte queste cose molto accese verranno spente un pochino dallo streaking grime. Quindi non vi preoccupate se ora sembra un candito con tutte le luci sparate. Se invece vi piace il candito con luci sparate, siete nel canale giusto in questo momento, perché sta per venire fuori uno Space Marine in stile Games Workshop con tutti quanti i bordini, ok? Quindi iniziamo, io faccio un timelapse e vado avanti praticamente a fare tutti i bordi e vediamo un pochino che salta fuori.
ragazzi, siamo arrivati al dunque. Finito questo timelapse, dovreste avere a questo punto Titus in questo modo qui, cioè qualche parte che risalta con i bordi fatti abbastanza bene, ma non vi preoccupate anche se sono, diciamo, leggermente grossolani, perché in questo caso adesso andiamo a fare i veri spigoli, diciamo, con il colore ancora più acceso. Quindi andiamo a prendere lo Stormwolf. Lo Stormwolf è quello che vi ricordo essere Air, e niente, andiamo praticamente a colorarci gli spigoli in questo modo qua. Prendiamo proprio gli spigoli che vogliamo più luminosi, non tutto ma solo tipo metà, e facciamo così. Qui vedete, accendete veramente tanto la miniatura, quindi occhio a dove andate a passare praticamente lo spigolo, perché chiaramente qui si illuminerà tanto. Però quando avete fatto tutti gli spigoli e i bordi, vedrete che l'effetto sarà bello, perché andrà a mescolarsi leggermente con l'altro che avete fatto in precedenza e darà un bel effetto. Ancora più figo, se volete proprio strafare, sarebbe andare a beccare solamente tutti quei punti che avevano praticamente il colore un po' più chiaro di base, ma non è così semplice, e diciamo che non è così necessario, specialmente se andate poi con il weathering. Qui per esempio vado a fare solo la parte centrale dell'elmo, e tanto ve lo faccio vedere perché dopo l'elmo davanti sapete che Titus ce l'ha rosso e bianco, quindi andremo a farlo dopo, ma nel frattempo dà un'idea di quello che può diventare in questo modo qua. Voi vedete che quindi adesso si accende tantissimo la luminosità della miniatura e sembra veramente che ci sia troppo contrasto. Quando andremo a coprire tutto con lo streaking grime, quelle parti che adesso sono più chiare in questo modo qua saranno quelle che poi risalteranno un pochino, diciamo, nonostante avevamo, diciamo, coperto tutto con lo streaking grime. Vado a fare un pochino qua il bordo, ok, leggermente qui sulla scarpa, ok, vado a riprendermi questo qui in mezzo e qui. Dopo questi punti qua appunto andranno un po' a svanire quando andremo a utilizzare lo streaking grime, quindi andateci pure pesante ora e trovate quello che piace a voi, diciamo, sugli spigoli. Vedete che io non marco tutto, ma solo certe parti, così va a sfumare con quello che ho fatto prima. Adesso andiamo avanti così e ci vediamo quando ho finito di fare tutti questi ragazzuoli. Diciamo che finito questo passaggio, idealmente doveva venire una cosa del genere: dei punti molto accesi, vedete lo zaino si vede risaltare abbastanza, dei punti un po' meno accesi che adesso andremo tutti a rovinare con un primo weathering, e quindi andremo a lavorare l'armatura. Per il momento non faccio le parti dorate piuttosto che le parti rosse eccetera, perché vado intanto a fare la base dell'armatura, dopodiché andremo a sovrapporre i vari oro eccetera eccetera. Quindi adesso ci prendiamo una bella spugna, che nel mio caso è sempre quella della Green Stuff World, metto un attimo a uno così vedete un po' tutto, e abbiamo praticamente una spugnetta di questo tipo, è così, eccola qua, sempre lei con la parte della punta che è appunto spugnosa e ci permette di lavorare con le spugnature. Stacco via il pezzo che non mi serve più e prendo il pezzo nuovo, eccolo qui, e vado praticamente a prendermi un marrone abbastanza scuro, quasi come lo streaking grime, diciamo, e quindi potrebbe andare molto bene qualcosa come, per esempio, vediamo un po' se qua lo becco, Brigadine Brown Warpaints nuovo, questo qui. Andate a mettervelo sulla carta o su, per esempio, il foglio che avevate di scusatemi, il pezzo di legno che utilizziamo per il dry brush, se qualcuno di voi ce l'ha. Prendetevi con la spugna un po' di questo colore e andate a tamponarlo direttamente sul pezzo di legno o sulla carta assorbente. A questo punto andate a lavorare l'armatura di Titus nei punti dove volete che ci sia un po' di sporcizia.
andate a fare questo tipo di lavoro e già il marrone lavorerà praticamente sulla parte dell'armatura che lo farà sembrare, praticamente vedete tutti gli spigoli diventeranno di colpo un po' marroni e quindi sembreranno sbeccati, ok? Andate leggeri, leggeri, mi raccomando, non andate fortissimo. Mi raccomando le spalle, che come avete visto non ho fatto di grande colore, quindi qui andate un po' di weathering a rovinare. I punti come questo chiari sono quelli che vengono meglio perché si vede di più ovviamente il weathering, e fino a quando piace a voi, cioè non c'è veramente un modo giusto per farlo, c'è solo quanto volete voi che Titus abbia l'armatura rovinata, ok? E sappiate che ovviamente se andiamo avanti ci saranno altre occasioni per rovinarla, quindi non esagerate con questa parte perché chiaramente poi c'è tutto il resto, no? Ma al di là di questo diciamo che non occorre fare tantissimo. Per esempio qui è troppo e lo levo, anche se poi lì ci sarà molta sovrapposizione, quindi in realtà potevo anche lasciarlo e andare a levare dopo. Qui anche ci sarà sovrapposizione, quindi non è un problema. Qui levo un pochino e avanti così fino a quando non siete soddisfatti di quello che state facendo, ok? Premete più o meno a seconda di quanto ne volete lasciare giù di colore e vedrete che vi darà già una parvenza di invecchiato con, diciamo, un po' di parti dell'armatura rovinate e già che danno sul marrone, colore che ci servirà dopo quando andremo a fare lo streaking grime, quindi andrà praticamente a sfumarsi con quello, no? Adesso andiamo a prenderci invece con sempre il colore di prima, che è quello chiaro e quello scuro, quindi il Brigadine, piuttosto che per esempio potremmo utilizzare il Triumphant Navy, che è ancora più scuro, e andiamo a fare qualche taglietto diciamo blu scuro, che dopo andremo a bordare diciamo con il colore di prima dello Stormwolf, che è l'air molto chiaro. Allora io mi prendo adesso un po' di questo colore scuro e vado a tagliare in dei punti dove vedo che è abbastanza chiaro, tipo questo, e faccio così una tacca e una tacca. Poi vado a cercarmi altri punti che mi interessano, potrebbe essere qui per esempio, e faccio un segno. L'elmo per esempio, ma l'elmo adesso lo faremo dopo perché in realtà effettivamente dobbiamo ancora fare tutta la striscia bianca e rossa. E qua per esempio, ecco qua, andiamo a pulire la punta del pennello, ci prendiamo il colore chiaro di prima, mi raccomando qui la punta, perché ci deve essere il colore proprio solo in punta, scusatemi che non ero a fuoco, e vi faccio vedere. Allora qui sul taglio la punta leggera, diciamo andiamo leggeri con il colore chiaro e via. Praticamente andiamo a ricongiungerci alla parte, vedete? E in questo modo sembra che ci sia proprio un taglio. E andiamo a farlo in tutti i posti dove avevamo messo i tagli. Quindi per esempio qui, e qui. E poi andiamo a farlo anche qui. Vedete che ora sembra proprio che sia tagliato, guardate, più allontanate la miniatura, più sembra che ci sia un taglio, ok? Quindi è chiaro che poi quando vado a 3 in macro si vede che è un effetto, ma quando poi lo vedete a grandezza naturale, che è questa, la miniatura sembra tagliata nei punti giusti, ok? E poi andiamo a prenderci questo punto qua, che è quello vero, e andiamo a rifare i bordi chiari, e anche qua. E vedete che subito comincia a prendere
una sua tridimensionalità il pezzo. Poi mi spiace che in telecamera sembra meno acceso di quello che è, ma dal vivo la sfumatura che va dall'azzurro al blu si vede molto di più, quindi poi ovviamente con lo Streaking Grime andremo a vederla bene ma non troppo, mentre voi in telecamera temo che la vediate già un po' scuretta. Poi vediamo un pochino, magari con dei filtri e post editing riesco un po' a mettere un po' di luminosità sull'immagine, ma non voglio alterare il colore perché voglio che vediate esattamente quello che andate a dipingere, perché giustamente vi deve piacere. Allora, fatto questo, andiamo a fare un pochino di weathering uguale a prima, cioè con il nostro bastoncino e il marrone, ma invece di usare il marrone usiamo praticamente il colore più chiaro di tutti. Qui occhio, perché andiamo veramente a prendere il colore puro azzurro e andiamo a proprio illuminare la miniatura, quindi dobbiamo stare molto attenti, perché se rischiamo di andare troppo forte ovviamente diventa sparatissima. Ok, adesso aspetta che qua tra le altre mi si è anche un po' troppo allungata la spugna. Vado a prendermi il colore chiaro e guardate dove eravamo prima, guardate, cercate qui di andare leggeri e andate nei punti dove volete che la luce si sia un po' di più. Quindi quello che posso suggerirvi è di seguire bene o male quello che ha fatto la luce con l'aerografo. Chiaramente ragazzi, questo è un metodo, a me piace invecchiarli e quindi vi faccio vedere come dipingerlo invecchiato. Sappiate che ce ne sono veramente tanti di modi di fare ultramarine, online ne trovate veramente tanti. Quello che ci interessa a noi è quello che ci piace, quindi ovviamente non guardate tanto, diciamo, in questo caso la tecnica, guardate più quello che vi piace, quello che vi porta ad avere il Titus che preferite, che vi sembra più vicino a quello del videogame, per esempio, no? Se vi piace quello, e andate a illuminare qua per esempio l'elmo in 2 punti, seguendo sempre l'aerografo. Ok, vedete che adesso ha dei punti veramente più schiariti. Andiamo a prenderci per esempio questi qua sotto, anche qui lo spallaccio che dopo risulterà coperto dal resto dei colori, ma sotto mettiamo un po' di questo bianco, poco anche qui, poco perché c'è il blu scuro, andiamo di più dove c'è la parte azzurra, ok? E ci siamo più o meno, direi di non esagerare troppo, e abbiamo fatto i bordi, abbiamo fatto tutte queste parti qui, ci siamo abbastanza, dai. Il resto diciamo che viene fuori da sé quando passiamo con lo Streaking Grime. Ok, adesso direi che non dobbiamo fare altro che lasciarlo asciugare per cominciare a sovrapporre, diciamo, con i colori quello che vogliamo sovrapporre. Quindi per esempio il rosso delle pergamene, il beige delle pergamene, facciamo la fascia rossa sull'elmo e la fascia bianca, andiamo a prenderci praticamente l'oro e facciamo gli spallacci d'oro, questa parte qua con la pergamena che lui ha nel gioco, con scritto mi sembra Crusade o adesso devo andare a vedere, devo andare a ribeccarlo, e dopo ovviamente ci sarà anche da fare la spada a catena, che però insomma non è un'altra cosa, non vi preoccupate, non è complicata, la andiamo a vedere dopo. Ragazzi, per l'elmo andiamo a prenderci il rosso Wyvern Fury, che è un rosso della Warpaints nuovo, molto scuro e quasi che dà un po' sul viola, e facciamo la base. Il rosso tocca, diciamo, anche la parte sopra, ma soprattutto è ai lati, quindi quello che ci interessa a noi adesso è partire, diciamo, dal centro dell'elmo, e quindi facciamo una cosa di questo genere. Ci prendiamo le misure e dal centro allarghiamo leggermente il bordo fino a quando vogliamo noi che ci sia il rosso famoso.
Ok, adesso come vi dicevo il rosso in realtà va a toccare una parte dell'elmo qui, quindi praticamente l'interno, così. A questo punto tutta questa parte qui sarà rossa e bianca. E anche dall'altra parte basta seguire il bordo, quindi praticamente anche da questo lato seguite il bordo qui. Ed ecco qua, adesso dietro qui e abbiamo il nostro rosso. Vado a levare quello che aveva sbordato, leviamolo subito, portiamolo verso il basso, eccolo lì. E adesso che abbiamo la parte rossa, diciamo di base, ci prendiamo il rosso fuoco, che è il colore reale, e andiamo a sovrapporlo. Quindi adesso il rosso scuro ci farà da base e quindi vado praticamente a prendermi la miniatura, parto dal centro e faccio così. Vado a stemperare il pennello sulla parte alta, che tanto sarà quella che diventerà anche bianca, e poi vado in centro a prendermi questa parte qui e allargo leggermente. Allargo anche dall'altra parte e dovrei più o meno avere la precisione della linea. A questo punto giro la miniatura, io faccio così, me la giro e vado a prendermi il bordo. Ok? È ovviamente un po', diciamo, da stare attenti con la mano, un po' precisi, però insomma è un'altra parte di allenamento che fa bene, diciamo, alla mano, perché pian pianino la mano deve fare quello che voi volete che faccia, giustamente, no? E vi dico, anche la mia non fa sempre tutto quello che io voglio, quindi non siamo, cioè siamo sulla stessa barca. Allora guardate, qui allargo un po', ecco qua, e qui vado a prendere il bordo. Ok, adesso che abbiamo il bordo rosso, e vedete deve venire una cosa del genere, ci manca il bianco, ok? Il bianco arriva praticamente in mezzo ed è tutto in mezzo a striscia, ma il rosso tocca leggermente i bordi, cioè entra leggermente sui bordi lì, quindi non è complicatissimo, basta semplicemente andare a diciamo seguire le linee della miniatura. Quindi vado a mescolarmi, a questo punto un acrilico bianco normalissimo da usare sulla wet palette, nel mio caso sto prendendo un matte white della Warpaints Fanatic e mi accingo a fare questa cosa. Che ragazzi, che questo momento è topico, nel senso che bisogna stare attenti a quello che andiamo a marcare con il colore e bisogna che il rosso sotto sia molto molto asciutto, perché altrimenti viene fuori un rosa. Quindi quando è asciutto il rosso partiamo a fare praticamente le linee del nostro elmo e partiamo sempre dal centro in questo modo qua. Adesso sarà difficile che riesca a farvelo vedere tutto, magari allontano un po', così può venire un po' più facile, e cerco di farvi vedere. Parto sempre dal centro in questo modo qua, vado giù e vedete che ho praticamente unito il naso. Adesso allargo la punta del pennello premendola un po' di più. Il colore deve essere diluito, perché altrimenti sembra anzi non sembra, è peggio, si incrosta, ok? Quindi dovete stare attenti anche a quello. E poi bisogna che andate a riprendervi questa parte di colore e cercate di tracciare una linea. Come tracciate la linea precisa? Andando in centro con la punta del pennello, facendo il segno iniziale e poi allargando la punta del pennello. Cercate di allargarla con una stessa pressione in modo tale che non si allarghi di più di quello che volete voi, e quello è quello che vi servirà per avere la linea. Continuate a bagnare il colore, continuate a
prendere bianco, diciamo, dalla wet palette e cercate di arrivare a un punto in cui vi sembra che sia coprente e allo stesso modo anche abbastanza in linea. Eccolo là. Adesso lo faccio anche di qua. E vado praticamente sulla parte fuori dell'elmo. Il rosso tocca leggermente i bordi, ho visto, ma diciamo che è appena diciamo sul bordo, e qui abbiamo, diciamo, il nostro elmo. Eccoci qua. Adesso lasciamolo un attimo asciugare, gli diamo un altro passaggio per un bianco un po' più forte. Andiamo ora a prendere, ragazzi, un po' di Leather Brown, che è questo colore un po' chiaro che vedete qui sotto, eccolo qua, e ci prendiamo praticamente questo colore per dedicarci a tutte le parti che sono, diciamo, marroni e a quelle che dovrebbero avere anche una base tipo qua, per esempio il drappo qua davanti, che potrebbe essere chiaro o rosso, adesso andiamo a vederlo, ma in un modo o nell'altro il marrone è la base perfetta. Quindi cominciamo intanto dalle, diciamo, sue cinture e andiamo a dare il marrone sopra la cintura. Vedete che i nuovi Fanatics coprono veramente bene, hanno anche questa base acrilica e anche secondo me qualcosa di vinilico rispetto a quelli vecchi, perché come vedete sono proprio super coprenti. Andiamo a coprire per bene tutto quanto e passiamo a quella dopo, che è qua dietro. E così ci siamo fatti la base, diciamo, per i nostri tutte quante le, diciamo, i portaoggetti che hanno gli Space Marine sulla loro cintura, che come vedete anche lui ha, che chiamano pot in inglese, ma insomma sono praticamente le cose appese alla cintura. Prendiamo un altro po' di marrone e andiamo a fare anche il porta bolter gigantesco che ha qui, vediamo se siete a fuoco, magari metto a 2 così lo vedete meglio, e vado a fare questo. Voi vedete che io quando dipingo tiro sempre indietro la punta del pennello, perché finché la tiro indietro controllo la punta e so dove sta andando. Ci sono pittori che hanno già una tecnica molto scafata loro, che effettivamente spingono persino la punta in avanti, ma significa aprire la punta del pennello, quindi dovete sapere esattamente come vi risponderà la punta di quel pennello. Quindi il mio consiglio generale per voi che state iniziando, o se qualcuno di voi ha paura comunque di non avere la mano ferma, è tirare indietro il pennello, perché in questo modo la punta non tradisce mai, è sempre qui, vedete, ferma. Io prendo il colore, vado sulla miniatura e tiro indietro, oppure di taglio in questo modo qua, perché dove metto la punta controllo di non sporcare, così, vedete, e non vado a toccare il plastacciaio blu. E insomma dovreste riuscire a controllare abbastanza bene. Approfittate a fare anche la base alle pergamene, quindi a tutte quelle che sono i sigilli di purezza. Potete toccare anche il sigillo stesso, non esagerate con il colore perché dopo andremo a, è molto sottile, quindi bisognerà andare a sovrapporre con altri colori e non vogliamo perdere dettaglio, ok? Però questa è una buona base, diciamo, anche per le pergamene, i sigilli di purezza che abbiamo anche qui, quindi andiamo a fare anche questi, guardate. Ecco qua. Dall'altra parte, eccoli là, non vi dimenticate che le miniature verranno girate quando vengono guardate e quindi non tralasciate nulla al caso, non fate diventare un pezzo di
pergamena blu, ok? Quindi andate a prendervi tutti, e direi di andare a prendervi anche questa parte di drappo qua. La scatola potete toccarla perché tanto diventerà oro, sarà poi da stare attenti a non toccare il drappo con l'oro. Cercate di diluire sempre molto il colore sul pennello, passate più spesso il pennello in acqua e passate spesso il pennello sulla wet palette a prendere il colore, in modo tale che vi conservi la fluidità che vi serve. Poi qui ci sono delle ossa, se vedete c'è un ossario suo, andiamo a prendere l'ossario e a fargli le ossa, che è l'interno della sua urna. È proprio una reliquia questa di qualche combattente. E poi andiamo a prendere la parte dietro, andiamo a fare prima la parte sotto, così è più facile, e poi ci prendiamo il colore e andiamo a stendere il colore sul drappo dietro. Poi che sia rosso o sia marrone poco importa, marrone in questo caso non è, ma sarà semmai bianco o beggiolino, ce l'andiamo a vedere e lo rifacciamo uguale. Anche qui attenzione, abbiamo l'angolo del pot da fare e il pezzo da stare attenti a non toccare l'armatura blu. Ed eccoci qua ragazzi, fatti queste parti qua abbiamo le basi per andare poi a costruire, diciamo, tutta la parte in più che sarà quasi di color osso, diciamo. Questa poi c'è, se guardate qui, c'è anche qui una scritta su una pergamena, quindi andate a prendere anche questa. Ecco qua. I sigilli di purezza, come vi dicevo prima, potete toccarli, ed ecco la pergamena. Questa è veramente un'ottima base dopo, perché diciamo non è un marrone scurissimo e tutto l'osso sembra veramente bello realistico con questa la base. Il leather brown ragazzi è proprio un colore molto facile da reperire e veramente utile, scusatemi che sono uscito dalla telecamera, veramente utile per tanti motivi. Metto a 2 così è più facile vederla a fuoco, eccola qui e via. Voilà, adesso abbiamo fatto questa parte, aspettiamo che si asciughi tutto. Vedete che nel frattempo l'elmo che si è asciugato è abbastanza venuto bene, abbastanza, c'è un pochino forse da allargare, un puntina di bianco lì, ma per il momento sto fermo perché effettivamente tra poco andrò a rovinare anche lui, quindi insomma alla fine non serve a granché. Allora, perché metteremo lo streaking game su tutto, ok? Quindi abbiamo praticamente la base che, come vedete, con la luce volumetrica, scusatemi, ha dato, come vedete, più luci, meno luci, ma ben sfumate, ok? Abbiamo fatto risaltare i bordi e poi abbiamo rovinato una prima parte di Titus. Tutti questi punti molto accesi verranno coperti dallo streaking grime e quindi ci daranno praticamente una parvenza proprio di invecchiamento pesante. Ovviamente la parte dell'invecchiamento la farò nella prossima puntata, quindi oggi finiamo di fare Titus, diciamo quasi clean, con queste parti, diciamo, come vedete. Poi dedicheremo anche un momento al volto e alla spada catena, quindi una puntata flash a parte per fare praticamente gli armamenti. E poi diciamo che abbiamo finito, quindi in 3 puntate il nostro Titus verrà fuori, ok? Però adesso concentriamoci, andiamo avanti sulle parti che devono rimanere in bianco panna, diciamo. E lo facciamo in questo modo: prendiamo del Brain Matter Beige, ok? Brain Matter Beige vuol dire la materia beige del cervello, ok? E fate questo, prendete la vostra acqua, prendete un po' di Brain Matter, lo mescolate al marrone leather brown che abbiamo utilizzato prima e andiamo a fare un primo passaggio con questo tipo di colore. Avete visto che il pennello ha preso il colore sul collo, lo lavo e faccio in modo che il colore vada solamente sulla punta e a malapena su metà del pennello. Mi prendo il mio Titus e comincio a fare così. Seguo le linee
e ne lascio un pochino. Prendo ancora colore, mi raccomando, colore diluito, sempre molto molto diluito. Ed ecco qua. L'ossario, ci prendiamo anche le nostre pergamene. Scusate che a volte esco dalla telecamera. Ok, eccolo qui. Questa è tutta la parte ovviamente che andremo a fare poi, diciamo quasi color osso, ok? Quindi non è la parte che ci serve per esempio i pot sulla cintura. Andiamo a fare intanto la parte bianca così. Allora, vediamo un pochino. Qui abbiamo questa parte qui, il bordo, poi andiamo a prendere un po' di colore qui fantastico, è ancora rimasto diluito, andiamo a diluirlo e quindi facciamo una sorta di blending. Ci prendiamo ancora un po' di nostro colore chiarino e andiamo a continuare a spingere col colore chiaro. E avete fatto una prima parte, diciamo, di sfumatura lasciando sotto il leather brown. E come vedete l'effetto è già carino, era quello che volevamo all'inizio. Eccoci qua, ultimi pezzi, ultimi passaggi. Ok, ci siamo. La parte sotto la lascerete di questo colore, la parte dietro, perché è quella più in ombra. E adesso andiamo invece a prenderci il nostro colore puro, che è il beige, ok, chiaro, il Brain Matter beige della Warpaints, e con questo andiamo a fare gli highlight sempre sul solito punto, ma ovviamente stringendo il colore sulle punte, quindi così. E vedete che vi fa una bella sfumatura. Partite sempre dalla parte alta e continuate a indusare, come mi piace dire sempre a me, col pennello fino a quando non vi fa la sfumatura che vi interessa. Anche qui, se lo lasciate molto acceso e con degli stacchi abbastanza evidenti, va bene, perché dopo andremo a rovinare tutto praticamente con lo streaking grime, che farà una lavatura pesantissima. Quindi non ve ne preoccupate se ora si vedono stacchi grossi, perché dopo questi stacchi andranno a diminuire grazie appunto allo streaking grime. Andiamo avanti con le pergamene. Facciamo i bordi e voilà. Sentite che Mirtillo chiede il cibo, ma in realtà ha già mangiato, quindi siamo un po' così. Poi il bello è che entra da una parte e si mette a miagolare dall'altra, quando sa benissimo che può tornare indietro da dove è entrato, è uscito, e tornare, perché insomma è sempre aperto, ma è un gatto un po' strano. Allora guardate il resto qui, guardate qui cosa viene fuori. Vedete che parto dal centro, lascio giù il colore chiaro sulle punte e vado a sfumare. È una sorta di blending, perché è ancora abbastanza, diciamo, bagnato alla base, quindi vuol dire che il colore precedente ancora deve asciugarsi completamente, e questo torna comodo perché si può sfumare. Andiamo a prendere le punte in questo modo e poi di nuovo qui.
Se vedete che comincia a scurire perché state facendo praticamente il blending, andate e continuate a mettere colore chiaro. Mi raccomando, super diluito, perché altrimenti fate proprio dei gropponi di colore e non è bello da vedere. Allora, qui andiamo a rimettere lui e ci siamo. Voilà, vedete che anche qua rimane praticamente una sfumatura, lasciatela pure perché poi andrà a, diciamo, regolarsi tutto con lo streaking grime, quindi ci piace avere questo stacco molto forte sia davanti che dietro, ok? Lasciatelo perché poi quello tornerà utile quando andremo a fare le lavature, perché lo streaking grime è un wash che però fa anche una sorta di velo appunto marrone su tutto e quindi ci è comodo in questo modo. Andiamo a prenderci le nostre pergamene. Allora, qui un po' di colore, vediamo un po' anche un po' di acqua, l'acqua tra le altre che è un po' blu perché prima l'ho sporcata col pennello con Liquitex, quindi devo stare attento perché occhio, cambiate l'acqua eventualmente perché altrimenti andate a fare una ciofega della miniatura. Ok, qua andiamo a mettere il colore sulle punte. Anche qui sparate perché dopo andrete a scurire tutto con lo streaking grime. Non mi stancherò di dirvelo mai perché man mano che lo state facendo vi sembrerà troppo acceso, non vi preoccupate di questa cosa, si sfuma dopo tutto e dopo quando l'abbiamo fatto andiamo a riprendercelo per vedere cosa lasciare e cosa no, ok? E quindi qui ci siamo, sotto lasciatelo più o meno così e andate semplicemente a fare un po' di tocco e basta e avete questa cosa qua, ok? Quindi guardate da vicino, questo è quello che deve venirvi fuori sostanzialmente con qualche grado di stacco che poi appunto, ottava volta che ve lo dico, rimarrà praticamente tutto messo a posto dallo streaking grime. Per invece il leather brown, diciamo i pottini, non possiamo andare su quella sfumatura, quindi andiamo a mescolare il colore ma teniamo abbastanza scuro, ok? Quindi prendetevene abbastanza in modo tale che il colore sia abbastanza liquido. Guardate, una cosa di questo genere, vediamo se riesco a mettervelo a fuoco. Eccolo qui, ho preso questo e vado a fare i bordi del diciamo del fodero per cominciare qua, eccolo qui, tiro un po' giù, un po' anche qua e avanti così. Lasciate un po' di segni in modo tale che ci sia la differenza e via. Quindi adesso praticamente abbiamo i pot che sono illuminati in questo modo qua. Non andiamo a fare altro perché con lo streaking grime si andranno a scurire e vedremo poi che luci fare. Probabilmente riporteremo il leather brown normale alla luce e diventerà già abbastanza luminoso, il resto diventerà sfumatura, ok? Quindi abbiamo varie tonalità, i beigeolini chiaro, i bianchi dell'elmo e diciamo il leather brown, e questo l'abbiamo fatto solo con due colori praticamente, quindi così abbiamo imparato anche a mescolare, diciamo. Adesso la miniatura più o meno compare in questo modo qua e diciamo che per ora ci siamo abbastanza. Quello che ci manca da fare sono le parti in oro adesso, ok? Quindi ci vediamo fra un attimo. Ho preso un greedy gold che praticamente è il gold nuovo della Warpaints perché è un metallo che si stende abbastanza facilmente
mi piace abbastanza, quindi va benissimo per lui che è proprio super super dorato e è proprio lui ha proprio questa connotazione da supereroe proprio degli Space Marine, no? Super sto continuando a dire super che non mi viene il termine, ma diciamo che è blasonato, ok? È blasonato lui, quindi il teschio è d'oro, eccolo qui, quindi il teschio va fatto d'oro. Le altre ali, le vedete? Sì, perfetto. La U sarà bianca, quindi la facciamo per ultima, così sovrapponiamo. Adesso abbiamo la parte qua davanti, che è dorata. Abbiamo il reliquiario, che intorno qui è d'oro. E anche la catena è attaccata qui. Diciamo che è molto opulento Titus perché ha proprio tanti blasoni addosso. Poi abbiamo questa parte qua del gambale che quindi è dorato. Attenzione qui al ginocchio, punta dalla parte opposta e via, lasciatevi guidare dal pennello. Ok, andiamo a prenderci ancora la parte alta, eccola qui. Ovviamente questa è una parte di precisione, ma che insomma, se state attenti un po' con la mano ferma, la fate, non vi preoccupate. Guardate. Pennello sempre dalla parte opposta, in modo tale che rischiate meno possibile. Girate la miniatura con il vostro holder che magari è comodo da utilizzare e in questo caso vedete la punta va nei recessi dove io non voglio che vada il colore e quindi viene fuori abbastanza velocemente. Andiamo a fare lo spallaccio. Parto dai bordi che è più facile. Faccio il bordo anche qui. Troppo. Adesso lì dentro vado a sciacquarlo subito così. Acqua e levo. Dopo lo streaking line farà il resto. Ma in questo modo vi siete levati il problema, diciamo, immediato e andate a rifare. Ok. Anche di qua. Andiamo avanti intanto a fare questa parte del bordo. Ok, ci siamo più o meno. Vedete com'è bello acceso? Dopo si spegnerà tutto, quindi non vi preoccupate. Allora, andiamo a prenderci quell'altro spallaccio che parte da qua. Cercate di essere precisi e via.
Ok, vado a levare subito lo sporco. E così si confonde dopo col resto, e ho una cosa abbastanza pulita con la sua armatura, le sue cosine. Adesso prendiamo la U, andiamo a farla prima con il Brain Matter beige e quindi gli diamo una base alla U con il Brain Matter. Occhio che qui bisogna essere precisi davvero. Allora, andiamo a prenderselo da quest'altra parte. Poi andiamo a prendere il bianco, che è il bianco di prima che abbiamo utilizzato, e con il bianco andiamo a rifare la U. Ed eccola qui. Un po' sotto, date spessore a questa U e ci siete, ok? Tutto quello che adesso non vi sembra risaltare risalterà quando andremo a mettere lo streaking grime, perché andrà a fare l'ombra su tutto quanto. Quindi ragazzi, ora abbiamo veramente concluso la prima parte. Mi fermo qui per oggi perché è importante fissare questa parte qua, quindi tornate indietro con eventualmente il video, continuate a cercare di migliorare, diciamo, le parti che vi sembrano, tipo questa qui che non è completamente dorata, la ripassate, date una seconda mano e andate a sistemarvi tutte le criticità che secondo voi ci sono ancora sulla miniatura, in modo tale che sia pronta per lo streaking grime poi, ok? E ci vediamo alla prossima puntata. Naviganti del lobby, spero che vi stia andando bene con Titus, oppure con lo Space Marine Ultramarine che avete scelto di dipingere al posto di Titus, e soprattutto vi chiedo, come sempre, di mettere tanti bei commentini in cui spiegate quello che fate voi, quello che vi piace, quello che non vi piace, che fareste in un altro modo. A noi piace sempre leggere le vostre opinioni e in base a questo poi andiamo a vedere come andare avanti con Titus alla prossima puntata. Mi raccomando, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina e ciao!